Buongiorno, ben ritrovati dopo la pausa natalizia, epifanica e capodannosa. Spero che siate tutti in forma, anch'io, se, come si suol dire, quella sferica è da considerare una forma. Però abbiamo tutto il tempo per recuperare e da qui in poi siamo tutti in gara per la prova costume. Il video di oggi è per onorare una promessa fatta tempo addietro, immemorabile tempo addietro, è passato una vita, però qualcuno mi aveva scritto chiedendomi lumi a riguardo del circuito Duo Beta di Luxman. E qui molti diranno, che cos'è il circuito Duo Beta di Luxman? Beh, è una reminiscenza anni 80 di cui anch'io non ricordavo più nulla, difatti ho dovuto andare a guardare di cosa si trattasse. E nel guardare di cosa si trattasse, alla fine ho deciso che tutto sommato si trattava di uno spunto interessante, non solo per discutere di cosa fosse il circuito in sé, ma anche per così fare una piccola considerazione sul come venisse intesa l'alta fedeltà negli anni 80 e seguenti, perché poi alla fine quello che ho letto, visto e ho trovato in giro per la rete a riguardo di questa soluzione circuitale è molto indicativa per come viene trattata, soprattutto a livello di marketing, l'alta fedeltà ormai da tanti anni. Cominciamo dall'inizio. Cos'è il Duo Beta di Luxman? Allora, si tratta di un doppio circuito di controreazione che a un certo punto Luxman ha adottato nei suoi amplificatori. La cosa interessante è che nella descrizione di questo circuito ci sono alcuni passi abbastanza rivelatori. Vado a pescare la documentazione così ve li cito. Allora, dicono generalmente una grossa quantità di feedback negativo, di controreazione, viene introdotto negli amplificatori per migliorare le caratteristiche. Questo metodo è molto efficace quando applicato a forme d'onda stabili, quindi la nostra classica sinusoide a 1 kHz, con caratteristiche statiche, cioè segnali che non variano nel tempo. Per contro, la controreazione può causare effetti dannosi ai segnali musicali con caratteristiche dinamiche. Questo lo dice Luxman negli anni 80, attenzione. Quindi non è un pazzo, un eremita che vive sul cocuzzolo della montagna, è Luxman negli anni 80, quindi nel fiore dei suoi anni, quando faceva peraltro delle belle cose. Aggiungono questo succede perché i segnali di ingresso cambia costantemente, non mantiene mai la stessa forma e non è detto che abbia la stessa forma quando il segnale di feedback torna indietro dagli stadi di uscita. Quindi, ci sta, ha ragione. Ecco, da qui in poi però i buoni propositi si perdono. Perché? Sì, è vero, dicono per questo motivo un amplificatore potrà essere considerato veramente superbo solo se può funzionare anche senza NFB, da cui ci si aspetterebbe che da questo momento in poi gli amplificatori Luxman siano senza NFB, senza controreazione, perché dicono non funziona, non va bene. Beh, invece no, addirittura mettono 2 anelli di controreazione. Uno per il segnale a banda intera, ok? Quindi per tutte le frequenze. E uno solamente per le frequenze da 0 a 5 Hz. E questo è abbastanza sospetto, nel senso che un anello di controreazione da 0 a 5 Hz non è forse semplicemente quello che di solito si chiama DC servo, cioè un sistema per stabilizzare il punto di lavoro in continua dello stadio di uscita? Vabbè, vedremo. E comunque, dicevo, il famoso anello di controreazione a banda intera, che è quello da mantenere basso perché insomma gli effetti dannosi eccetera eccetera, butta dentro circa poco meno di 40 dB di controreazione. Non capisco se i signori del marketing avessero bevuto quando hanno scritto queste brochure o cosa sia successo, però è abbastanza contraddittoria. Quindi, vabbè. Tornando coi piedi per terra, riassumendo che cos'è questo Duo Beta. È semplicemente hanno splittato in 2 circuiti il sistema di controreazione dell'amplificatore, che non è assolutamente niente di particolarmente strano. Il problema degli amplificatori a transistor più banali
è che lasciati liberi di funzionare totalmente senza controreazione, tendono a non mantenere correttamente l'offset di uscita, cioè considerando l'amplificatore senza segnali in ingresso, l'uscita dovrebbe essere 0 volt costanti, ok? Ecco, con i circuiti tradizionali questi 0 volt costanti sono molto difficili da mantenere, perché le variazioni termiche dei dispositivi e tutta un'altra serie di problemini tende a far derivare questo punto zero, chiamiamolo così. Questo punto zero può derivare di poco, di pochi millivolt, oppure in certi casi può andare completamente fuori dai fogli, sballare e creare chiaramente dei problemi. Beh, intanto il non corretto punto di lavoro dei dispositivi finali, ma anche bruciare gli altoparlanti, perché se io mi trovo con 5 volt in continua in uscita, cari i miei woofer, li salutiamo, vengono fuori di 2 centimetri e poi muoiono. Anche quantità più piccole di offset in uscita, cioè di corrente di tensione, quindi corrente continua in uscita, possono essere dannosi per gli altoparlanti. Una corrente continua applicata costantemente, anche piccola, su degli altoparlanti con magneti in alnico, può portare alla smagnetizzazione del magnete, cioè il magnete permanente, la calamita che c'è dietro l'altoparlante, dopo un po' si smagnetizza in queste condizioni o comunque si rovina. Ecco perché si cerca di evitare di comprare vecchi altoparlanti in alnico se non si è più che certi di dove sono stati usati, perché potrebbero essere danneggiati. Ecco, per mantenere un costante controllo di questo punto zero, chiamiamolo così, dello stadio finale, normalmente si usa quello che si chiama DC servo, cioè un servo controllo in continua. Che cos'è? Esattamente quello che è questo sistema. Un semplice anello di controreazione che lavora solamente fino a pochi hertz, cioè fissa a zero la tensione d'uscita del nostro circuito e non interviene per i segnali che variano più velocemente, per cui lavora solo in DC servo, ok? Se il circuito tende ad aumentare, questo semplice sistema adatta la polarizzazione dei finali o corregge leggermente la polarizzazione dei finali in modo da tenere sempre l'uscita a 0 volt. È un circuito presente in molti amplificatori senza troppi strombazzamenti. Quello che avrebbero potuto, se effettivamente fosse stato possibile, evitare in Luxman sarebbe stato quello di mettere un anello da 40 dB scarsi di controreazione sul funzionamento in gamma audio. Ecco, sarebbe stato carino, ma questo chiaramente non sarebbe stato possibile perché la linearità del circuito tanto sbandierata non lo avrebbe permesso. Circuito che in effetti abbiamo qui perché si trova su internet. Solo a guardarlo senza fare un'analisi tecnica approfondita vediamo che questo oggetto chiaramente senza controreazione non potrà mai funzionare, o comunque non potrà mai funzionare alle caratteristiche dichiarate di distorsione infinitesimale. Si parlava di 0,0002%, qualcosa del genere, a 140 watt. Così per i nostri registri, come si suol dire, for our records, prendiamo atto che questo circuito, questo è un canale e ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24 transistor per canale. Ce ne sono visti di molto più complessi. A onor del vero bisogna dire che questo circuito è comunque realizzato tutto a discreti. Non ci sono amplificatori operazionali per i piedi, a quanto vedo, e quindi sicuramente funzionerà meglio di molta altra roba. E in effetti questi vecchi Luxman non andavano male per i tempi, intendiamoci. A me è capitato di ascoltarne alcuni. C'è veramente molto di peggio, c'è anche di meglio, ma c'è anche molto di peggio. Questo solo per dire che alla fine questo famoso, famigerato, scegliete voi come preferite, circuito 2 beta non era tutto sommato niente di innovativo, niente di particolare, è una soluzione che si utilizza correntemente, tuttora si è utilizzata in molte situazioni, veramente niente di che. Però vedete come anche una soluzione estremamente consueta, estremamente banale, lasciatemi dire, è stata utilizzata per fini di marketing anche questa volta. E di situazioni come queste ce ne sono ammanciate nella storia dell'alta fedeltà. Ricordate, non so se lo ricordate, ma quelli più o meno della mia età ricorderanno i circuiti in classe A e poi anche in classe AA, che a un certo punto Technics ai bei tempi si era messa a pubblicizzare nei suoi amplificatori.
La classe AA non mi è dato sapere che cosa fosse. La classe A era riferita semplicemente ai circuiti di preamplificazione, e se noi guardiamo anche solo questo circuito, che è più o meno contemporaneo di quelle cose là, beh, vediamo che tutta la parte di amplificazione è in classe A, ma per forza, perché sarebbe assolutamente da folli fare un preamplificatore in classe AB. Però ecco, a un certo punto se ne sono accorti, e allora, visto che classe A è classe A e alla gente piace, scriviamoci una bella targhettina con scritto classe A davanti all'amplificatore, così almeno non ci sbagliamo. Però appunto era solamente se vogliamo chiamarlo così, un marchio commerciale per dire qualcosa che in realtà sarebbe stato assolutamente ovvio. La classe A, quella costosa da ottenere, è quella dei circuiti d'uscita, dei circuiti finali, dove c'è della potenza in gioco. Sarebbe stato interessante che quelli fossero in classe A o comunque in una classe AB, un pochino ricca di polarizzazione, ma questo chiaramente non sarebbe stato possibile dati i costi di produzione degli apparecchi, che dovevano rimanere estremamente contenuti. Insomma, la storia dell'alta fedeltà è piena zeppa di trovate carine. Ne ho citate giusto un paio per evitare di citare quelle di apparecchi contemporanei o marchi tuttora esistenti in quei termini. Ecco perché Luxman esiste ancora, ma non si dedica più ad apparecchi che io sappia particolarmente economici, per cui non rientra più nell'ambito di discussione di questo video. E stessa cosa per Technics, spero che certe cose non le faccia più, anche perché mi pare che ultimamente si dedichi alla produzione di apparecchiature addirittura in classe D, cioè switching, quindi ecco, neanche più il sospetto. Però ripeto, ci sono molti marchi che fanno del marketing su cose che non esistono. Come d'abitudine non tiro in ballo situazioni e marchi contemporanei, non tiratemi per la giacca perché io lo faccia, perché non lo farò come al solito. Se vi viene in mente qualcosa potete sempre scriverlo nei commenti, al piacere, io ben mi guarderò dall'avallare o dallo smentire. Insomma, dai, un video leggero per ricominciare, roba più pesante arriverà prossimamente, o magari qualche spunto di riflessione. Se vi piacciono questi video, se li ritenete in qualche modo utili anche solo per passare il tempo, potete iscrivervi al canale, attivare le notifiche, mettere un like qua sotto, perché non so come mai, ma a YouTube sta cosa piace, e quindi più like, più il video viene fatto vedere, eccetera, solite cose, non fatemele ripetere, anche se devo ripetere, devo scrivermi, ripeterle tutte le volte. Ebbene, anche questa volta l'ho fatto, quindi a buona ragione direi che ci vediamo al prossimo video.